Buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi vi voglio proporre questo bellissimo punto molto adatto per fare delle stole, dei copricostumi, per tutto ciò che è estate, vedo non vedo, traforato. È un punto che richiama un po' la stellina, una stella alternata e a me piace tantissimo. Vediamo come farlo. Il punto si svolge su un multiplo di 4. Io ho già montato 40 catenelle che sono un multiplo di 4. Fatte le mie 40 catenelle, salgo con 4 catenelle aggiuntive. 2 volte filo sull'uncinetto, entro nella quinta catenella, quella che ho tenuto con il dito, che è l'ultima delle 40, entro, prendo il filo, entro, prendo il filo, lo estraggo, riprendo ancora il filo e scarico 2 anellini. Me ne restano sull'uncinetto 3 e li lascio. Di nuovo filo sull'uncinetto, salto una catenella di base, entro in quella successiva, entro, prendo il filo, lo estraggo, prendo di nuovo il filo e scarico 2 anellini. Ora sull'uncinetto me ne ritrovo 4, prendo di nuovo il filo, ne scarico 2, prendo un'altra volta il filo, ne scarico altri 2, prendo per l'ultima volta il filo e chiudo il punto. Chiuso il punto mi ritrovo in questa situazione. Faccio una catenella di separazione, prendo di nuovo il filo sull'uncinetto, entro nelle 2 costine che hanno chiuso i primi 2 punti. Prendo la prima costina e la seconda, filo sull'uncinetto, scarico queste 2 costine, di nuovo filo sull'uncinetto e vado a lavorare il punto alto. Ed ho ottenuto una sorta di X. Faccio ancora una catenella di separazione, 2 volte filo sull'uncinetto, salto una catenella di base, entro in quella successiva e faccio lo stesso lavoro. Entro, prendo il filo, lo estraggo, prendo di nuovo il filo, scarico 2 anellini, filo sull'uncinetto, salto una catenella di base, entro in quella successiva, prendo il filo, lo estraggo, scarico 2 anellini, filo sull'uncinetto, vado avanti a chiuderne a 2, ne chiudo 2, prendo il filo, ne chiudo altri 2, prendo il filo, ne chiudo altri 2 e ho chiuso il punto. Faccio una catenella di separazione, filo sull'uncinetto, vado a prendere queste asoline, una, 2, entro di traverso così, prendo il filo, esco dalle 2 asoline e chiudo il punto alto, così. E abbiamo ottenuto la seconda X. Di nuovo una catenella aggiuntiva, 2 volte filo sull'uncinetto, salto una catenella di base, entro in quella dopo, vado a prendere il filo, lo estraggo e chiudo 2 asoline, filo sull'uncinetto, salto una catenella di base, entro in quella successiva, estraggo il filo e chiudo i 2 anellini, filo sull'uncinetto, ne chiudo 2, filo sull'uncinetto, ne chiudo altri 2, filo sull'uncinetto, chiudo gli ultimi 2, catenella di separazione, filo sull'uncinetto, entro in queste 2 asoline che hanno chiuso 2 punti alla base della X, esco dalle asoline e chiudo, lavoro il punto alto e ho formato la terza X. Facciamolo un'altra volta insieme, catenella di separazione, 2 volte filo sull'uncinetto, ne salto una di base, entro in quella successiva, estraggo il filo,
prendo il filo e lavoro 2 anellini, filo sull'uncinetto, salto una catenella di base e vado a chiudere gli altri 2 anellini, filo sull'uncinetto, poi chiudo a 2 e 2, primi 2 che saranno quelli che chiudono i punti insieme, altri 2 e gli ultimi 2, catenella di separazione, e vado a fare un punto alto nelle 2 asoline, quelle che hanno chiuso i punti per formare la X. E questa è la mia quarta X. Ora di nuovo catenella, 2 volte filo sull'uncinetto, salto una catenella di base, filo sull'uncinetto di nuovo, salto una catenella di base, entro in quella dopo e ho chiuso i miei 2 mezzi punti. Ora filo sull'uncinetto, scarico a 2 a 2 le asoline, di nuovo una catenella di separazione ed entro nelle 2 costine, lavorando un punto alto e via via così. Quindi 2 volte filo sull'uncinetto, salto una catenella di base, di nuovo filo sull'uncinetto, ne salto un'altra, entro in quella successiva e chiudo a 2 a 2. Filo sull'uncinetto, vado a fare un punto alto nelle 2 asoline che formano il nostro punto incrociato. Sono arrivata all'ultimo punto X e mi resta una catenella. Qui non faccio catenelle aggiuntive, all'inizio e alla fine delle righe dispari non ci saranno catenelle aggiuntive, quindi 2 volte filo sull'uncinetto, entro nell'ultima catenella che ho a disposizione con un punto altissimo. Finita la prima riga siamo in questa situazione. Ora passiamo alla riga numero 2, il punto si svolge su 2 righe praticamente, si alterna la riga dispari alla riga pari. Le righe pari inizieranno con 2 punti altissimi chiusi insieme e finiranno con 2 punti altissimi chiusi insieme e il punto X verrà alternato, praticamente ne faremo mezzo su un punto e mezzo su un altro, vediamo come. Quindi ora salgo con 4 catenelle che saranno il mio primo punto altissimo. 2 volte filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e faccio un punto altissimo. Una catenella di separazione, 2 volte filo sull'uncinetto, non entro dove c'è la catenella, ma entro nell'altro punto altissimo e faccio lo stesso lavoro di prima, quindi prendo il filo, chiudo 2 asoline, di nuovo filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo, non nella catenella, la salto, entro nel punto successivo facendo l'altro mezzo punto, poi vado a chiudere prima le prime 2, poi le seconde 2, poi le ultime. Una catenella di separazione, filo sull'uncinetto e vado a lavorare il punto alto nelle costine, quelle che tengono uniti i 2 punti. Catenella di separazione, aggiungo una catenella di separazione, 2 volte filo sull'uncinetto, non entro qui nell'archetto formato dalla catenella ma entro nel punto, ne lavoro metà, filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo, quindi salto la catenella, ne lavoro un'altra metà e vado a chiudere e finisco con il punto alto nelle 2 costine centrali. Aggiungo una catenella di separazione, 2 volte filo sull'uncinetto, salto la catenella, entro nel punto e chiudo le prime 2 asoline, filo sull'uncinetto, entro in quello dopo, chiudo 2 anellini, poi vado avanti a 2 a 2 a chiudere il punto, una catenella di separazione, vado a fare il punto alto nelle asoline che formano la nostra X. Catenella di separazione, 2 volte filo sull'uncinetto, entro nel punto che ho a disposizione saltando la catenella, filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo sempre saltando la catenella e vado a chiudere.
catenella di separazione e vado a finire il punto. Di nuovo un'altra catenella di separazione, 2 volte filo sull'uncinetto, entro nel punto, filo sull'uncinetto, salto la catenella, entro nel punto successivo e finisco la lavorazione. Vado avanti così per tutta la riga. Arrivata all'ultimo punto, aggiungo una catenella di separazione. Per finire farò 2 punti altissimi chiusi insieme, quindi lavoro il punto fino ad avere 2 anellini sull'uncinetto, 2 volte filo sull'uncinetto, entro in quello successivo, ho lavorato l'ultimo punto, ho aggiunto una catenella di separazione, quindi 2 volte filo sull'uncinetto e farò 2 punti altissimi chiusi insieme. Significa che entro in un punto e scarico 2 e altri 2 asoline, 2 volte filo sull'uncinetto, entro e scarico 2 e altri 2, alla fine mi ritroverò con 3 anellini sull'uncinetto, riprendo di nuovo il filo e lo estraggo da tutte e 3 le asoline, e questa è la riga numero 2. Ora, per fare la riga numero 3 dobbiamo semplicemente ripetere la 1, quindi arrivata qui salgo con 4 catenelle che saranno il nostro primo punto, 2 volte filo sull'uncinetto ed entro nel punto che ho subito sotto, entro e lavoro il mio mezzo punto, lascio tutti e 3 gli anellini sull'uncinetto, prendo ancora filo sull'uncinetto, salto la catenella, entro nel punto successivo, lavoro metà punto, filo sull'uncinetto, chiudo 2 anellini alla volta finché non chiudo tutto il punto, catenella di separazione, filo sull'uncinetto e vado a lavorarmi il punto alto nelle 2 costine di traverso, quelle che chiudono i 2 punti insieme, e voilà, questo è il nostro primo punto. Catenella di separazione, 2 volte filo sull'uncinetto, salto la catenella che ho subito sotto, vado nel punto, filo sull'uncinetto, entro nel punto dopo saltando la catenella sempre, lavoro il metà punto, vado a chiudere poi a 2 a 2, catenella di separazione e vado a fare il punto alto nelle 2 costine che ho di traverso, e di nuovo una catenella di separazione, 2 volte filo sull'uncinetto, salto la catenella, entro nel punto successivo, ne lavoro la mia metà, filo sull'uncinetto, entro nel punto dopo saltando la catenella e chiudo il punto, catenella di separazione e lavoro il punto alto nelle asoline che ho di traverso, di nuovo una catenella di separazione, 2 volte filo sull'uncinetto e vado avanti fino alla fine della riga. Arrivato all'ultimo punto, di nuovo 2 volte filo sull'uncinetto, lavoro metà punto, filo sull'uncinetto, entro nell'ultimo punto lavorandone la metà e poi vado a chiudere a 2 a 2, catenella di separazione, lo completo facendo il punto alto sulle 2 asoline che hanno chiuso l'incrocio, non faccio la catenella aggiuntiva, 2 volte filo sull'uncinetto, entro nello stesso punto e lavoro un punto altissimo e abbiamo finito la riga numero 3. Ora ripartiamo con la riga numero 4, che è la riga pari, quindi saliamo con 4 catenelle, 2 volte filo sull'uncinetto, entro nel primo punto del punto X, quindi salto quello che ho subito sotto, entro in quello dopo e lavoro un punto altissimo. Questi saranno i nostri punti altissimi 2 chiusi insieme. Aggiungo una catenella di separazione, 2 volte filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo saltando la catenella,
lavoro a mezzo punto, filo sull'uncinetto, salto la catenella, entro nel punto dopo e vado a chiudere. Una catenella di separazione, filo sull'uncinetto, entro nelle 2 costine facendo il punto alto. Di nuovo una catenella di separazione, 2 volte filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo saltando la catenella, filo sull'uncinetto, salto la catenella, vado a lavorare il metapunto nel punto successivo e poi chiudo a 2 a 2. Catenella di separazione, vado a fare il punto alto nelle costine che chiudono i 2 punti insieme. Catenella di separazione, vado avanti a lavorare così per tutta la riga. Sono arrivata all'ultimo punto e qui di nuovo aggiungo una catenella di separazione e dovrò fare 2 punti altissimi chiusi insieme. Quindi salto la catenella, entro nel punto successivo, chiudo 2 anellini per 2 volte, 2 volte filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo, cioè l'ultimo, chiudo i primi 2, poi gli altri 2 e poi vado a chiudere i punti insieme. E questo è il lavoro che abbiamo. Arrivati a questo punto non ci resta che ripartire con la riga numero 1 e alternare le 2 righe fino a quando vogliamo. È un punto che trovo molto bello, secondo me, per fare delle stole o per fare dei copricostumi a 2 pannelli portati un po' larghi. Lo trovo molto originale ed è molto facile da eseguire, è un punto che cresce veramente molto in fretta. E con oggi ho finito, spero che l'idea vi sia piaciuta e come sempre vi ringrazio per essere stati con me e vi invito ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto. Inoltre potete anche attivare la campanellina che vi darà la notifica per tutti i video che pubblicherò in futuro. Vi ricordo anche che ho una pagina Facebook e un canale Telegram, se volete mi potete trovare anche lì. E in aggiunta ho un blog dal nome Facciamo il punto crochet, dove man mano metto schemi e spiegazioni dei lavori che faccio. Ciao a tutti!